Buonasera a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vigilia di Inter-Genoa, andremo quindi a vedere le ultime per quanto riguarda le probabili scelte dei due allenatori e si prevede turnover per quanto riguarda l'11 nerazzurro. Naturalmente, come facciamo di consueto nei pre e post partita, andremo a vedere anche la parte tattica del match per capire anche che tipo di partita aspettarci domani sera a San Siro. Vi anticipo anche quelli che saranno invece i contenuti post partita, il video in cui come al solito analizziamo tutto ciò che sarà stato Inter-Genoa alla lavagna tattica arriverà domenica in mattinata, mentre la live sarà per lunedì alle 21 in cui potremo fare il punto anche su quello che è stato tutto il weekend di Serie A. Iniziamo innanzitutto col dire che arriva a San Siro una squadra in salute. Nelle ultime 5 ha fatto 2 sconfitte, però sono state sconfitte un po' particolari contro la Lazio e il Napoli, entrambe arrivate nei minuti di recupero, entrambe arrivate su calcio di rigore e partite comunque condite anche da parecchie polemiche arbitrali. Quindi chiaramente questo già ci fa capire che arriva una squadra che incarna un po' lo spirito del suo allenatore, di Daniele De Rossi, quindi una squadra che di certo non è abituata a mollare. E andando sulla parte tattica del match andremo proprio a vedere una squadra molto ben organizzata dal mio punto di vista. Iniziamo su cosa fa il Genoa quando è in possesso di palla. Quando la palla va al portiere, molto spesso avviene che Marcandali è leggermente più alto, Ostigard e Vasquez si allargano per dare proprio la prima linea di passaggio. Dopodiché come avviene la costruzione? Vengono praticamente utilizzati, tra virgolette, tutti e tre i difensori, più Frendrup e Malinowski, quindi spesso è una costruzione 3+2 con Baldanzi invece che rimane un po' più alto. In altre situazioni, sulla prima costruzione, troviamo anche Malinowski più basso, proprio tra i difensori, e quindi Frendrup che assume sempre questa posizione da mediano, raramente si schiaccia sulla linea difensiva, e quindi la costruzione che diventa a 4+1. Il primo possesso è anche paziente, quindi cercano di muovere palla con intelligenza con l'obiettivo di verticalizzare. Occhio però, obiettivo di verticalizzare non significa che prendono palla e lanciano lungo, no, magari la fanno anche girare da una parte all'altra del campo cercando lo spiraglio, cercando anche di attrarre la pressione avversaria per poi trovare i calciatori nella metà campo avversaria, quindi a volte anche con appoggi sui piedi, non obbligatoriamente con dei lanci lunghi. Cosa fa il Genoa quando è in fase di sviluppo? Frendrup rimane un po' più da mediano, Baldanzi invece avanza tra le linee e aiuta a sfruttare l'ampiezza sul lato destro. Sulla destra che dovrebbe agire Ellerson, a sinistra invece ci sarà Martin perché Norton Caffey quasi sicuramente non sarà della partita. Quinti che sono alti e spesso anche molto larghi a dare ampiezza. Sulla destra Baldanzi che parte da mezzala però svaria tanto sulla tre quarti, molto spesso lo troviamo a dare supporto alla corsia di destra. Occhio Ellerson si trova a piede invertito, quindi occhio anche quando rientra per crossare o per servire i compagni di squadra tra virgolette all'interno del campo. Sulla sinistra, come detto, c'è Martin che quindi anche lui darà ampiezza e salirà, e c'è Malinowski che fa un doppio lavoro, sia in prima costruzione, poi è quello che più si alza tra le linee, mentre Frendrup rimane un po' più a guardia insomma della difesa, un po' più da mediano. Frendrup che raramente lo troviamo nella metà campo avversaria, lo troviamo quando il Genoa è proprio in proiezione molto offensiva e quindi in quel caso anche la difesa sarebbe decisamente alta, però a muoversi tra le linee è principalmente Malinowski, quindi tra i tre Frendrup più mediano, Malinowski tra le linee, Baldanzi invece svaria molto di più, anche perché tra l'altro Baldanzi è bravo anche nell'1 contro 1, occhio alle situazioni che si vanno a creare in questa zona di campo. Cosa fanno i terzi di difesa? Cosa fanno invece i due attaccanti? Partiamo dai terzi di difesa. Marcandali va a supporto dell'azione, ma non spinge tanto come Vasquez. Vasquez invece va a supporto, ma in alcune circostanze lo troviamo anche in sovrapposizione, che può essere sia interna oppure, se Martin magari un po' più accentrato, la sovrapposizione può essere esterna. I due attaccanti, Colombo fa più da centravanti e quindi molto spesso il Genoa si appoggia anche su di lui, che lavora bene spalle alla porta, mentre Vitigna è un po' più da seconda punta, svaria un po' su tutto il fronte d'attacco,
Molto spesso cosa capita? Quando ovviamente qui abbiamo Vasquez in sovrapposizione, mettiamo che Vasquez, ecco qui, sta dando soltanto supporto, l'ampiezza da un lato viene sfruttata da Ellerson e Baldanzi, dall'altra da Vitinha e Martin. Dopodiché il loro scopo è o arrivare al cross in area, e capita che riescono ad attaccare l'area anche con più calciatori, quindi con Malinowski che si inserisce, con Baldanzi per esempio se l'azione si sviluppa a sinistra che è un po' più centrale, e quindi ecco, cercare appunto di sfruttare la fisicità di Colombo. Oppure l'altra soluzione è il tiro da fuori, non lo disdegnano, hanno dei buoni tiratori, uno su tutti è proprio Malinowski. Arriviamo al punto cosa dovrà fare l'Inter, cosa aspettarci, ecco, quando il Genoa è in possesso, poi passiamo anche a quando il Genoa invece sarà in fase di non possesso. Iniziamo innanzitutto dalla prima costruzione, quindi risistemiamo le pedine dei rossoblù di De Rossi. Cosa aspettarci? Io non mi aspetto un Inter che vada ad un pressing altissimo, e spiego anche il motivo, perché il Genoa costruisce con molti uomini, quindi 3 più i 2 davanti alla difesa, Frendrup e Malinowski. In qualche caso magari Malinowski si abbassa anche, e cercano anche molto le uscite laterali in quella circostanza. Quindi per esempio ecco, Martin, se il Genoa sta impostando, magari può abbassarsi per dare una linea di passaggio, può fare la stessa cosa Ellerson, e quindi il fatto che loro costruiscano con tanti uomini comporterebbe che l'Inter dovrebbe portare tanti calciatori sulla loro tre quarti per pressare uomo su uomo. Io mi aspetto invece che si vadano a creare sì delle coppie in mezzo a campo, ma che sia più un'azione ecco, di una linea di pressing alta, ma che con un pressing che si alza sull'uomo soltanto in determinate circostanze. Quindi potremmo trovarci l'Inter per esempio in questa situazione, magari Luis Enrique e Carlos Augusto potrebbero alzarsi sul loro quinto soltanto nel momento in cui ecco, può essere una costruzione un po' più complicata, nel momento in cui magari ecco, il Genoa si trova bloccato alle zone centrali, apre sul quinto ma ha poche linee di passaggio, e allora si può essere più aggressivi. Mentre a centrocampo ecco, potremmo trovarci innanzitutto magari Mkhitaryan che può alzarsi ed andare a schermare la loro costruzione, e poi potrebbero ecco, crearsi le altre accoppiate in mezzo al campo. Però come detto, un Inter che porterà secondo me una linea di pressing alta, ma non un pressing asfissiante uomo su uomo. Quando invece il Genoa si trova in fase di sviluppo, e quindi come abbiamo visto prima magari con Martin e Ellerson che si alzano e cercano di dare ampiezza, Baldanzi tra le linee molto spesso va in questa zona di campo, e Malinowski che anche lui fa un lavoro, ecco come detto un doppio lavoro, cosa dovrà fare l'Inter? Ecco, mettiamo per esempio, naturalmente non si alzano entrambi i terzi di difesa, magari se si alza un po' Vasquez, Marcandali rimane più bloccato. In realtà è un lavoro che fa molto più Vasquez che Marcandali proprio per caratteristiche. A questo punto, ecco, a cosa fare attenzione? Innanzitutto c'è un Vitinha che svaria, quindi seguire a uomo ovviamente è molto complicato, ci sarà bisogno di un grande aiuto anche da parte dei quinti, mezzali che dovranno fare molta attenzione alle loro mezzali che si alzano, quindi magari Sucic su Malinowski, Mkhitaryan su Baldanzi, in qualche circostanza potrà capitare anche che sia Zielinski per esempio a dare un aiuto qui davanti alla difesa. Naturalmente anche in questo caso il quinto deve essere bravo ad andare ad aiutare, ecco, soprattutto da questo lato, perché c'è un Baldanzi che, come detto, è un calciatore molto estroso, forse uno dei più tecnici a centrocampo del Genoa, ha dato un grandissimo aiuto nella partita contro il Torino, quindi ecco, in questo caso cercare di non lasciare l'uno contro uno su questa corsia esterna. E naturalmente poi duello che sarà importantissimo è questo qui, Acerbi-Colombo, quindi duello naturalmente che si basa molto su fisico, però con un calciatore che dà punti di riferimento, Acerbi ecco, trova un po' il suo campo ideale. Passiamo invece a quella che è la fase di non possesso del Genoa. Che tipo di squadra aspettarci quando saremo invece noi in possesso? Iniziamo innanzitutto dalla nostra prima costruzione. È un Genoa che ha un PPDA relativamente basso, quindi è quinto praticamente. Ricordiamo, ecco, giusto per un recap, il PPDA è la statistica che misura l'intensità del pressing. Più è basso, più significa che il pressing è alto, perché significa che la squadra concede meno passaggi prima di attuare un'azione difensiva. Quindi vediamo il Genoa che fa un pressing intenso, più intenso del Genoa lo fanno soltanto Bologna, Inter, Roma e Como. Però non è un pressing
gasperiniano, nel senso non mi aspetto un Genoa che vada a prendere l'Inter uomo su uomo a tutto campo, è un pressing molto, tra virgolette, intelligente, quindi io mi aspetto che il Genoa probabilmente alzerà Baldanzi in pressing, però ecco, a creare un po' questa una sorta, ecco, di un'accoppiata più che altro, pressing che si alzerà anche in questo caso, anche nel caso del Genoa in determinate circostanze, forse una linea di pressing non proprio altissima come potrebbe essere quella dell'Inter. A questo punto Zielinski dovrà abbassarsi tra i difensori per averne uno in più praticamente nella costruzione. Non mi aspetto che il Genoa vada a prendere altissimo l'Inter, però ecco, in questo caso poi potrebbe esserci anche Frendrup a schermare un po' la nostra prima costruzione. In quel caso cosa potrebbe succedere? Innanzitutto che ecco, magari i loro quinti attenti sui nostri quinti, e chiaramente può succedere di liberare spazio nelle zone laterali. Allora, in questo caso, cosa può accadere? Che Carlos Augusto si abbassa e quindi dà uno sbocco laterale. Come detto, non mi aspetto che il Genoa vada al pressing altissimo, quindi non credo che tipo troveremo una situazione del genere, perché poi si scoprirebbe troppo il Genoa, magari ecco, pronti però ad aggredire se la costruzione diventa un po' più complicata. E quindi da un lato può aiutare Carlos Augusto nell'uscita laterale, dall'altra potrebbe essere sia Luis Enrique, ma forse anche Sucic. Quindi ecco, cercare di ovviare a questa linea di pressing alta, cercando anche in questo caso le uscite laterali, e non mi aspetto che il Genoa poi in quel caso sarà aggressivissimo. Quando invece il Genoa è in fase di non possesso e magari l'azione si sviluppa nella sua metà campo, cosa fa il Genoa? Abbassa i quinti, quindi diventa una difesa a 5, e occhio che può essere un 5-3-2 ma anche un 5-4-1, potrebbe abbassarsi anche Vitinha. E quindi in quel caso cosa fa il Genoa? Tiene due linee molto compatte, poco spazio tra le linee, e con l'obiettivo di chiudere principalmente la zona centrale del campo. Genoa che però poi può essere aggressivo quando la palla va sulle corsie laterali, e quindi lì può uscire in maniera un po' più aggressiva sul portatore di palla. A questo punto cosa può sfruttare l'Inter? Cosa potrebbe, ecco, sfruttare? Innanzitutto sulla corsia sinistra Bissek dovrebbe essere il terzo a sinistra, ricordiamo bastone squalificato, ecco, potrebbe spingere in questa circostanza e quindi cercare di creare questa densità sulle corsie esterne, con naturalmente un qualcosa che può fare anche sulla destra. Sucic spesso tra le linee. Potrebbe esserci un'altra soluzione. Qualcuno riporta anche Akanji da terzo a sinistra e Bissek a destra, perché naturalmente Bissek da terzo a destra forse può trovarsi meglio, e lui è di piede destro, e quindi quando avanza andare a creare, ecco, queste situazioni, insomma, per sovrapposizioni interne, e diventa poi difficile da seguire. C'è un'altra soluzione, ci sono poi, ecco, naturalmente Thuram e Bonny. Probabilmente l'Inter proverà ad appoggiarsi spesso su Thuram e Bonny potrebbe attaccare la profondità. Occhio però, perché sono due calciatori che possono svariare tanto, e quindi quando si cercherà di portare superiorità sulle corsie esterne può svariare sia Thuram, ma può farlo benissimo anche Bonny con Thuram più prima punta. E Thuram e Bonny possono essere utili anche in un'altra circostanza. Prima che il Genoa si risistemi in questo 5-3-2 o 5-4-1 come vediamo in grafica, quindi stringere le linee, come detto porta una linea di pressing non altissima, però insomma va a disturbare la nostra costruzione, potrebbe trovarsi magari in questa situazione. E occhio, perché quando il Genoa è in possesso di palla la linea difensiva non è bassissima, quindi si potrebbero sfruttare le transizioni in primis, ma anche se riusciamo a costruire bene sul primo pressing del Genoa, quindi riusciamo magari ad uscire lateralmente, e qui in questi casi sarà importante il lavoro del quinto e delle mezze ali che vanno in supporto ai quinti, e quindi poi a quel punto potremmo cercare di verticalizzare rapidamente, per esempio con Zielinski che si abbassa. Magari l'uscita da un lato può essere su Carlos Augusto, dall'altra potrebbe essere su Sucic, con Luis Enrique pronto ad attaccare sia la profondità laterale, ma sia, ecco, a verticalizzare rapidamente. Quindi il Genoa che non si risistema ancora, si può cercare di trovare subito l'appoggio sugli attaccanti. Sono entrambi bravi ad attaccare la profondità, e quindi questa può essere una soluzione per scardinare la retroguardia rossoblù. C'è un'altra situazione in realtà, e andiamo a prendere subito le immagini. Sono i calci piazzati. Questi sono
iniziamo ecco da quelli a favore. Sono due squadre che fanno tanti gol sui calci piazzati. La nostra Inter, sappiamo, è quella che ne fa di più, 15 gol in Serie A arrivati da calcio piazzato, il Genoa ne ha realizzati 11. Occhio però, perché poi il Genoa soffre qualcosa sui piazzati difensivi, perché mentre l'Inter ha subito pochi gol da calcio piazzato, il Genoa ne ha subito ben 10. Più del Genoa in Serie A, più gol del Genoa da quelle situazioni li hanno subiti soltanto la Fiorentina e il Verona. Quindi in una partita che mi aspetto molto combattuta, con un Genoa che non molla, pronto a lottare su ogni pallone, pronto a stringere le linee, ecco, anche i calci piazzati possono essere un fattore in una partita comunque che non mi aspetto semplicissima, ecco. Andiamo anche a valutare quelle che invece sono le scelte di formazione, visto che finora abbiamo parlato più dell'aspetto tattico, ci aiutiamo nuovamente con la lavagna tattica che ci permette di vedere quelle che saranno le probabili scelte di Christian Chivu. Inter che, come detto, non avrà bastoni per squalifica, ricordiamo era diffidato ed è stato ammonito nell'ultima partita, e la linea difensiva dovrebbe essere Akanji, Acerbi, Bissek. Da capire poi se Bissek andrà a fare il terzo a sinistra, che forse in quel ruolo è migliore rispetto ad Akanji, oppure se saranno ecco appunto invertiti rispetto alla grafica. A centrocampo potrebbero essere titolari Zielinski, Sucic e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne Luis Enrique da una parte, Carlos Augusto dall'altra, quindi turno di riposo per Di Marco, e non dovrebbe partire dall'inizio neanche Barella. Sono recuperati Dumfries e Çalhanoğlu, vanno in panchina, ufficialmente l'unico indisponibile è Lautaro, però insomma non penso che partiranno dall'inizio Çalhanoğlu e Dumfries, forse potrebbero entrare a partita in corso. Coppia d'attacco dove c'è ancora il ballottaggio con Pio Esposito, ma dovrebbe essere Ponni e Thuram, con Pio quindi che riposa. Poi ricordiamo che martedì c'è anche la partita di Coppa Italia contro il Como. Genoa invece che giocherà appunto con Bilov in porta, spero di non sbagliare la pronuncia del portiere, Marcandalli, Ostigard e Vasquez, linea difensiva titolare, Ellerson, Baldanzi, Frendrup, Malinowski e Martin, e qui c'è un'assenza importante, quella di Norton Caffey, anche perché contro il Torino De Rossi ha giocato con i due quinti a piede invertito, entravano dentro il campo. Tra l'altro Norton Caffey ha anche segnato. Occhio anche a queste circostanze, l'azione che si sviluppa da un lato e il quinto dalla parte opposta che può entrare in area ovviamente a piede invertito, erano ancora più temibili queste situazioni. A piede invertito sarà Ellerson. Coppia d'attacco che dovrebbe essere Colombo e Vitigna. Vedremo, partita che non è facile, partita però importante, perché si metterebbe ulteriore pressione al Milan, che domenica è impegnato a Cremona. Partita che sulla carta sembra scontata, però abbiamo visto tante volte anche i nostri diretti concorrenti in classifica fare fatica contro le piccole. Chissà che non possa essere un altro weekend dove raccimolare altri punti. Cosa importante è quantomeno mantenere il più 10 per arrivare al derby con un distacco importante. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa vi aspettate dalla partita di domani. Come sempre io vi saluto con un gran bel Forza Inter.